Ed eccoci arrivati al 12° video sui numeri della data di nascita. Prima però di iniziare a parlare del numero 12, vi ricordo di mettere un like al video, di seguirmi e di mettere le notifiche appunto per ricevere l'avviso ogni qualvolta io pubblico un nuovo video. Prima allora di addentrarci parlare di questo numero 12, che è un numero molto interessante, partiamo con la sigla. Quando si arriva al numero 12 si è passati attraverso un percorso iniziatico che è partito dal numero 1, il bagatto. Vi ricordate? Lui aveva tutti gli strumenti sul tavolo, solo che non sapeva come utilizzarli, perché gli mancava la conoscenza, la creatività, gli mancava il fare, dunque l'esperienza. E siamo arrivati poi al numero 11, dove lui è diventato un maestro di questi strumenti, per poi passare, anzi capire che doveva individualizzarsi per entrare dentro di sé e scoprire il suo vero potenziale. Dunque avviene proprio una presa di coscienza nel comprendere di come lui può agire sulla realtà. Cioè è un qualcosa che parte da dentro di lui, non è un qualcosa esterno a lui. Capisce che lui ha il potere di fare, il potere di realizzare. Passeremo poi al 13, dove col 13 si rende conto che molte delle cose vecchie non gli sono più utili, anzi gli impediscono di evolvere. Il numero 12 nella carta degli arcani maggiori dei tarocchi lo vediamo come un ragazzo appeso ad una corda per una gamba, con le braccia legate dietro la schiena, in segno di una non azione. È come se lui dicesse: io rinuncio ad agire, rinuncia a fare qualsiasi cosa, perché decide di fare un passo indietro, entrare dentro se stesso per comprendere quello che avviene fuori di lui. Dunque decide di lasciare da parte se stesso per darsi alla spiritualità. Il 12 entra dentro di sé in un atteggiamento all'apparenza passivo. Dunque da questa posizione lui cambia il suo punto di vista, perché solo cambiando il suo punto di vista lui può evolvere. E finché rimarrà all'interno di una visione non sarà in grado di avere coscienza di questa. Cioè finché rimarrà dentro una situazione non riuscirà ad essere lucido, a comprendere che cosa sta avvenendo. Dunque ha bisogno di una posizione distaccata per vedere il quadro generale. Il numero 12 è diffuso nella simbologia di molte culture e di pratiche iniziatiche. Parlando di esoterismo, ovvero parlando da un punto di vista iniziatico, il numero 12 è spesso considerato un numero di completamento e di perfezione. Il 12 lo troviamo in molti casi, situazioni, storie, ricorrenze, usi, abitudini e costumi. Per esempio, i 12 apostoli, anche i 12 segni zodiacali, i 12 mesi nell'anno, le 12 ore in un orologio, suddivise naturalmente, noi le leggiamo come 12 ore antimeridiane e 12 ore post-meridiane. Poi le 12 fatiche di Ercole, che sono una serie di compiti quasi impossibili che l'eroe greco deve completare come penitenza e rappresentano le prove, le tribolazioni che devono essere superate per raggiungere l'illuminazione o il perfezionamento del sé. Poi possiamo vedere le 12 tavole della legge romana che fornivano le basi del diritto romano, furono incise su 12 tavole, significando i fondamenti della giustizia e della legge civile.
I 12 nervi cranici. Nell'anatomia umana ci sono 12 nervi cranici che forniscono diverse funzioni motorie e sensoriali alla testa e al collo. Poi, la musica, la scala cromatica in musica è composta da 12 note, prima di ritornare all'ottava, rappresentando la totalità delle possibilità armoniche di un'ottava. Le 12 tribù di Israele. Nella Bibbia ebraica, le 12 tribù di Israele discendevano dai 12 figli di Giacobbe, stabilendo la nazione di Israele come una comunità sacra e divisa in 12 parti distinte. Poi nella scienza il numero atomico del magnesio è il 12, rendendolo un elemento essenziale e abbondante nell'universo, così come nella vita biologica sulla Terra. Il numero 12 quindi lo troviamo in tantissimi aspetti. Tornando a noi, che cosa fa il numero 12? Il numero 12 ha questa posizione che gli permette appunto di guardare, di vedere le cose da un punto di vista diverso. Dunque lui si distacca dalla situazione e ha la capacità di prendere decisioni non sulla base di ciò che lui prova in quanto facente parte della situazione che sta vivendo, ma in quanto come persona esterna da ciò che sta accadendo. Dunque ha una capacità maggiore, diversa, più riflessiva, anche di maggior responsabilità, anche se vogliamo più obiettiva su come agire o cosa fare in determinate situazioni dove è richiesta appunto la capacità che ha il 12 di restare fuori dalle situazioni. Dunque, che cosa fa il 12? Il suo comportamento è quello di entrare dentro di sé, dunque di osservare il processo delle cose, di poter creare un concetto o un pensiero che non sia viziato da ciò che sta accadendo. Questo lo porta a vedere le cose da un punto di vista diverso, da fare un vero e proprio salto di paradigma. E questo salto di paradigma gli permette di agire non come un suo punto di vista, come un qualcosa di personale, ma come un qualcosa di generale, di universale. Dunque, su questo modo di fare, su questo comportamento, cioè loro sono portati attraverso questo comportamento ad ascoltare più se stessi, ad essere originali, ad essere anche degli anticonformisti. Tra i suoi talenti c'è appunto quello di vedere le cose da un punto di vista diverso, di distaccarsi dalla realtà, di essere un autodidatta, di cambiare prospettiva per evolvere. Dal punto di vista negativo, invece, si uniformano alla massa. Si uniformano alla massa. Se dal punto di vista positivo loro non vogliono essere come gli altri, vogliono proprio differenziarsi, e la differenziazione è appunto uno dei punti di forza del 12, in chiave negativa loro tendono a uniformarsi, a essere come gli altri. Dunque non si danno valore e poi si sacrificano. Solitamente il 12 si sacrifica per la famiglia. Quando c'è da fare qualcosa, lui è il primo a proporsi per fare qualcosa. Sente proprio la necessità, il bisogno e una forza dentro di sé che lo porta a proporsi appunto per fare ciò che va fatto. Lo vede ed è proprio un atto di sacrificio questo, anche se magari in 12 potrebbe non vederlo come un sacrificio, ma come un atto da farsi. Vediamo adesso quali sono le caratteristiche di questo 12, le parole chiave di questo 12. Genialità, acume, creatività, genio, ingegno, intelligenza, talento, meditazione, attesa, indugio, immobilità, capovolgimento di prospettiva, vedere da un altro punto di vista, legame con un antenato, forze interiori, differenziazione, contrario, controcorrente, sacrificio, privazione, rinuncia, sofferenza, stento, tribolazione, malattia, autolesionismo, contraddizione.
Ecco, queste sono le parole chiave del numero 12. Vi ricordo, e non smetterò mai di dirlo, che queste parole vanno contestualizzate. Molti mi chiedono, anzi, molti dicono, no, ma questa parola ce l'aveva anche un altro numero, ce l'aveva anche il numero 6 o il numero 8, no? Vanno contestualizzate perché dipendono dal contesto, dipendono dalla propria storia personale, dipendono dal momento in cui si prende in considerazione quella parola chiave. Una parola non ha un solo significato, ha tanti significati, ma soprattutto tutte le parole assumono un significato soggettivo, cioè dato dalla persona che sta vivendo quella situazione, che sta parlando di quella determinata cosa. Perché le parole sono come dei simboli, sono dei simboli che dicono e non dicono, hanno bisogno di essere approfondite, specificate. Se io dico brutto o bello, è ovvio che è soggettivo, che dipende dal mio modo di vedere le cose, dalle mie credenze sulle cose. Di conseguenza vanno contestualizzate. Prima di lasciarvi, voglio ricordarvi che io ho fatto dei video, li trovate qui sul canale YouTube, dei video, anche ce n'è uno anche su un corso totalmente gratuito che sto portando avanti sulla numerologia esoterica. Se ti interessano questi argomenti e vuoi continuare a seguirmi, devi mettere seguimi sul canale e devi attivare le notifiche per essere avvisato quando pubblico nuovi video. Ti ricordo che puoi anche utilizzare il programma gratuito La Mappa dei Talenti o Mappa dei Bisogni sul mio sito all'indirizzo numerologiaesoterica.com oppure direttamente su mappadeibisogni.it. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito, per aver guardato questo video e ti rimando al prossimo video dove parlerò del numero 13. Ciao!